Qual è il tuo livello di italiano? Stai per scoprirlo. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vi farò alcune domande per aiutarvi a capire qual è il vostro livello di italiano. Siete principianti, intermedi o avanzati? Attenzione alle regole. Non dovete mettere in pausa il video. Non dovete tradurre e dovete rispondere a ogni domanda nella vostra testa. Ogni domanda che vi farò metterà alla prova una diversa abilità. Grammatica, vocabolario, ascolto, per scoprire insomma quanto sia naturale il vostro italiano. Ogni risposta corretta vi darà un punto. Scopriremo poi alla fine del video il punteggio totale e appunto scoprirete qual è il vostro livello. Cominciamo subito. Domanda numero 1. Se più tempo per studiare, imparerei l'italiano più velocemente. Avevo, avessi, avrò. Hai qualche secondo per pensarci. La risposta corretta è avessi. Se avessi più tempo per studiare, imparerei l'italiano più velocemente. Questa frase è un tipico periodo ipotetico in italiano. In particolare si tratta del periodo ipotetico di secondo tipo, che si forma con se più il congiuntivo imperfetto nella frase dipendente e condizionale presente nella frase principale. Se avessi più tempo, imparerei l'italiano più velocemente. Domanda numero 2. Quale frase suona più naturale? Dipende da te. Dipende su te. Dipende su di te. Ebbene, la frase che suona più naturale, nonché l'unica corretta grammaticalmente, è dipende da te. Ricordate, dopo il verbo dipendere occorre sempre e solo la preposizione da. Dipendere da qualcosa o qualcuno. Domanda numero 3. Scegli la parola corretta per completare la frase. Abbiamo sbadigliato tutto il tempo perché il film era annoiante, noioso, annoiato. La risposta corretta è noioso. Il film era noioso. Noioso significa che suscita, che causa noia. Annoiato invece significa che subisce, che riceve, che prova noia. Il film è noioso, io sono annoiata. Annoiante invece non esiste in italiano. Prima della prossima domanda vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e passare dal nostro sito web lernamo.com per trovare gli articoli dettagliati, completi, ma anche esercizi automatici e podcast per ogni video lezione. Domanda numero 4. Cosa direbbe un madrelingua? Quale di queste frasi? Ci siamo separati perché
loro volevano visitare il museo e io volevo andare in spiaggia. Ci siamo separati perché volevano visitare il museo e volevo andare in spiaggia. La risposta corretta è la prima. Ci siamo separati perché loro volevano visitare il museo e io volevo andare in spiaggia. Tecnicamente, entrambe le frasi sono grammaticalmente corrette. Ed è vero che generalmente gli italiani, in modo naturale, evitano di usare i pronomi personali io, tu, noi. Questo è vero, ma ricordate, quando c'è un confronto di qualsiasi tipo, allora i pronomi personali sono necessari. È sbagliato non metterli? No, ma non suonerete davvero naturali. Loro volevano visitare il museo, io volevo andare in spiaggia. Io ho fame, tu no. Lui vuole fare questo, lei si rifiuta. Ricordate, è uno dei pochissimi casi in cui usiamo i pronomi personali soggetto in italiano. E a proposito di pronomi, se volete saperne di più, non dimenticate di guardare la guida completa dedicata solo a questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Prossima domanda, domanda numero 5. Quale tra queste frasi è l'unica che un madrelingua non direbbe? Glielo posso regalare? Posso regalarglielo? Posso glielo regalare? L'unica che un madrelingua non direbbe perché è sbagliata è posso glielo regalare. Ricordate, quando utilizzate un verbo modale seguito da un infinito, ad esempio posso regalare, se dovete aggiungere uno o più pronomi, questi vanno messi o davanti al verbo modale, glielo posso regalare, o dopo il verbo all'infinito, in un'unica parola, regalarglielo. Ma mai potete aggiungere i pronomi tra le due forme verbali. Questo no. Siamo giunti all'ultima domanda. Dirò una frase in italiano in maniera naturale, dunque un po' veloce, senza mostrarvela. Vediamo se riuscite a capire. Se ce l'hai con me, nascondi il resto. Avete capito? La ripeto un'altra volta. Se ce l'hai con me, nascondi il resto. Ho detto, se ce l'hai con me, nascondi il resto. L'avevate capita? Notate come forme come l'articolo più il nome talvolta si uniscono nella pronuncia. Il resto sarebbe il resto, ma ho unito le due parole dal punto di vista di suono. La L e la R diventano quasi due R, il resto, mentre prima ho utilizzato un verbo pronominale, se ce l'hai con me, avercela con qualcuno, che significa essere arrabbiati, offesi con qualcuno. E a proposito di verbi pronominali, se siete ancora in vena di mettervi alla prova, non dimenticate di fare il test dedicato proprio a questi verbi molto particolari ma molto comuni nell'italiano parlato, che trovate sul nostro sito web a questo link lernamo.com/test-verbi-pronominali.
ve lo lascio anche in descrizione. Allora, com'è andata? Ovviamente questo non è un test completo, fatemi sapere nei commenti se ne volete uno più lungo di questa tipologia, lo posso realizzare, ma era solo per darvi un'idea di dove siete con il vostro italiano. Dunque, se avete dato da 0 a una risposta corretta, siete probabilmente a un livello A1, che va benissimo, non vi preoccupate, è un livello principiante, significa che dovete fare ancora un po' di pratica. Se avete dato dalle 2 alle 4 risposte corrette, siete a un livello intermedio, B1. Quindi dovete continuare, ma avete già fatto un ottimo lavoro. Se invece avete dato tra le 5 e le 6 risposte corrette, significa che il vostro italiano è sicuramente avanzato, a un livello C1 circa. Quindi complimenti, ma anche nel vostro caso dovete continuare a fare pratica. Fatemi sapere nei commenti com'è andata. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.